buon pomeriggio. Come state cominciando agosto? Siete pronti per le vacanze? Ma prima facciamoci fare un po' di compagnia dalla nostra regina preferita, Maria Antonietta. Nei video precedenti vi ho parlato di igiene, cibo e della sua routine di bellezza. Oggi invece, con vostra grande richiesta, vi parlerò dei suoi capelli. Maria Antonietta, si sa, era molto nota per la sua vanità. Le sue stravaganti acconciature rappresentarono un punto fondamentale e crearono tante nuove mode. Le acconciature non avevano mai raggiunto un eccesso così notevole prima del suo arrivo a Versailles. Eppure, prima di partire per la Francia, quando si trovava ancora in Austria, la chioma di Maria Antonietta ebbe qualche problemino. La sua governante l'aveva fatta diventare floscia, a furia di appiattirla sotto una lunga fascia di cotone legata strettamente dietro la nuca, e la sua fronte si era alzata di circa mezzo palmo. Per questo motivo fu inviato a Vienna un famoso parrucchiere di Parigi, un certo Larsonneur, affinché riuscisse a nascondere il difetto, e in effetti ci riuscì. Escogitò una pettinatura, semplice e decorosa, con i capelli tirati all'indietro, gonfi ai lati e rialzati sulla sommità del capo. La madre di Maria Antonietta, Maria Teresa d'Austria, ne rimase contenta. Maria Antonietta un po' meno, ma dovette acconsentire. Lontana dagli occhi della madre, però, tirava i capelli in avanti, per avere un aspetto meno adulto e più aggraziato. Léonard Alexis Autier, un parrucchiere di Francia che fra le sue clienti vantava anche l'amante di Luigi XV, Madame du Barry, ebbe modo di conoscere Maria Antonietta quando arrivò a Versailles ed era ancora una delfina, e dalle sue memorie si scopre che abbia detto: «La figlia di Maria Teresa, i cui capelli allora erano di un biondo genere, mi parve pettinata malissimo». Nel 1772 l'uomo divenne però anche il suo parrucchiere e su Maria Antonietta, come su altre dame della corte, cominciò a sperimentare moltissime acconciature stravaganti che tutti cominciarono a imitare. L'uomo collaborò anche con Rose Bertin, la modista di Maria Antonietta, e insieme fecero anche pubblicare una rivista di moda. Ma una vera svolta avvenne nel 1774, quando creò il puff, una pettinatura alta, elaborata e dispendiosa, sia per il costo dei materiali adoperati, sia per le ore di tempo che servivano a crearla. Era composta da una sottile struttura in metallo e da un cuscino imbottito sul quale venivano rialzati e impomatati tutti i capelli. Venivano poi mischiati metri di garza e capelli finti, arrotolati e arricciati. Tutto veniva poi incipriato e decorato a piacere con piume di struzzo, nastri e pietre preziose. La prima a indossarlo fu la duchessa di Chartres, che indossò il puff sentimental. 14 metri di garza erano avvolti attorno a una torre e figure in cera che rappresentavano il suo primogenito in braccio alla sua nutrice, un ragazzo africano a cui era affezionata che si trovava ai loro piedi e un pappagallo che beccava un piatto di ciliegie. Ma a lanciare davvero la moda fu Maria Antonietta. Quando Maria Antonietta si guardò allo specchio la prima volta rimase un po' perplessa, ma il parrucchiere astutamente le promise che la sua sarebbe stata fra le acconciature più alte di Parigi e lei si lasciò convincere. L'invenzione del puff conquistò le dame di tutta Europa e divenne molto di moda. Le acconciature divennero dei veri e propri monumenti, fino a raggiungere 1 metro di altezza, e l'aspetto diventava sempre più complesso e stravagante. La moda del puff sentimental si diffuse in fretta, e le dame potevano letteralmente indossare i loro stati d'animo attraverso decorazioni e ornamenti. Le donne giravano con la testa piena di sciami di farfalle, navi, animali e centinaia di novità, perfino gabbie con uccelli vivi. Le mogli dei militari avevano in testa battaglioni in miniatura e le signore in lutto indossavano urne crematorie. Le dame esponevano anche i ritratti dei propri cari, amanti, figli, amici, cani e defunti. Esistevano anche le acconciature alla giardiniera, con carciofi, carote, barbabietole, fiori di patata e anche il tubero, che a quei tempi era considerato velenoso, ma grazie a Maria Antonietta diventò popolare. Si può dire che ogni giorno nascesse una pettinatura nuova, scomoda e priva di senso, e spesso andava a passo con gli eventi e le novità di corte, come quando venne vinta una battaglia sulla nave Belle Poule, e in onore di questo evento fu creata l'omonima acconciatura. Nel 1775 la regina Maria Teresa d'Austria scrisse alla figlia Maria Antonietta: «È l'acconciatura che porti. Dicono che dalle radici misuri quasi 1 metro di altezza, con le piume e i nastri che reggono tutto questo. Sai che sono sempre stata dell'opinione che la moda si dovrebbe seguire con moderazione e non portarla mai all'eccesso.
Una bella giovane regina piena di incanti non ha bisogno di tutte queste follie. Al contrario, una pettinatura semplice le starebbe meglio ed è più consona a una regina. Deve dare il tono e tutti si affretteranno a seguire anche i tuoi più piccoli errori. Sembra che nel 1776 Maria Antonietta portasse acconciature talmente alte che per farla entrare in carrozza era necessario rimuovere alcuni pennacchi. Le acconciature erano così alte che le dame erano costrette a inginocchiarsi sul pavimento delle carrozze. C'era anche il rischio che si impigliassero ovunque e abbassando il capo invece poteva cadere tutto. E sembra anche che vicino ai lampadari le imponenti acconciature rappresentassero pericolo di incendio. Dietro le stravaganti pettinature si celava inoltre una sporcizia inimmaginabile, tanto che i pidocchi saltavano da una testa all'altra, e quando il prurito diventava insopportabile, ci si grattava con una stecca dall'estremità a forma di manina, e lo si faceva tranquillamente davanti a chiunque, perché era la normalità. Per lavare i capelli si faceva uso di un lavaggio a secco. Si dice che Maria Antonietta li lavasse più o meno ogni 3 settimane, con una miscela segreta che preparava il suo parrucchiere, e si dice che per accentuare il biondo della sua chioma facesse degli impacchi a base di zafferano, curcuma, sandalo e rabarbaro. Il parrucchiere Belard, che era rivale di Léonard, escogitò un modo per fargli concorrenza e inventò le pettinature meccaniche. Essenzialmente erano formate da particolari marchingegni che permettevano alle dame di azionare a piacimento gli ornamenti che desideravano. Per esempio, premendo una molla poteva apparire un uccellino, oppure poteva sbocciare una rosa. Insomma, tutto molto sobrio. Questo tipo di pettinatura era detto alla grand-mère. Fu inventato per non turbare le vecchie dame, che non erano abituate alle nuove stravaganze. Le giovani davanti a loro mostravano una pettinatura bassa, e quando le signore si allontanavano, bastava azionare il marchingegno per ripristinare la pettinatura alta e fantasiosa. Durante la sua prima gravidanza, Maria Antonietta perse molti capelli, e quando nacque sua figlia, la futura Madame Royale, dovette tagliarli corti. Sicuramente la causa non è da ricollegare solo alla gravidanza, ma anche alle acconciature che era abituata a farsi fare. I capelli erano sempre sottoposti a trattamenti che li rovinavano. Il cuoio capelluto, che sudava ed era soggetto a prurito, andava protetto con delle pomate sotto quel pesante carico. Ma le pomate erano composte da materie organiche e diventavano rancide. Le acconciature dell'epoca arrivavano a pesare anche 5 kg, se non di più, e provocavano mal di testa, afflusso di sangue al capo, affaticamento della vista e infiammazioni alla cute. Léonard dovette subito pensare a una soluzione, e nacque così la classica pettinatura cotonata e morbida, visibile in molti ritratti di Maria Antonietta, che venne battezzata Coiffée à l'enfant, proprio perché era stata creata dopo la nascita della figlia. In poco tempo tutti cominciarono a imitarla, e le altissime pettinature piramidali, con fiori, oggetti e piume, passarono gradualmente in secondo piano, finalmente. La nuova pettinatura si estendeva di più in larghezza che in altezza, ed era molto più comoda da portare. Anche i copricapi subirono un'evoluzione, ed erano molto di moda fra le signore, soprattutto quelli a cilindro tipicamente inglesi. Ma per creare un cappello venivano impiegate sostanze altamente nocive per l'organismo, tra cui mercurio, arsenico e antimonio. E il contatto con queste sostanze col tempo poteva causare stati di eretismo o di follia. In Inghilterra si verificarono infatti diversi casi, e nacque proprio da qui il mito del cappellaio matto, che ispirò il personaggio del famoso romanzo Alice nel Paese delle Meraviglie. I cappellai venivano a contatto con sostanze nocive e inevitabilmente inalavano i profumi prodotti dalla lavorazione. Da qui nasce l'espressione popolare vittoriana matto come un cappellaio. Lo stress causato dalle gravidanze fece sì che la chioma di Maria Antonietta non si riprendesse mai del tutto, nonostante Léonard riuscisse con le sue magie a camuffarla e a migliorarla in tutti i modi. E col passare del tempo i problemi si intensificarono, perché il forte stress fece sì che apparissero i primi capelli bianchi. Quando si accumula stress, si sa, i primi a risentirne sono spesso i capelli, e i suoi col tempo ne risentirono terribilmente. Per esempio si dice che dopo la fuga di Varennes, quando fece ritorno al palazzo delle Tuileries, i suoi capelli biondo cenere diventarono gradualmente quasi tutti bianchi, come quelli di una donna di 60 anni. Questa sindrome in medicina viene definita sindrome di Maria Antonietta. Sembra sia un particolare tipo di alopecia, che a causa di un forte stress o di una forte paura provoca la caduta repentina dei capelli colorati. I capelli bianchi, invece, sarebbero gli unici a non cadere.
e per questo si crea l'impressione di avere i capelli improvvisamente tutti bianchi o quasi. Nei giorni trascorsi alla conciergerie si dice che Maria Antonietta divenne una donna dall'aspetto vecchio e malaticcio, e i capelli, che quando si trovava alla torre del tempio probabilmente conservavano ancora qualcosa del loro antico colore, divennero completamente bianchi in quella cella umida e buia. La leggenda narra che la mattina in cui fu decapitata, Maria Antonietta si svegliò coi capelli completamente bianchi, diventati di questo colore nel giro di una sola notte. Questo ovviamente non è possibile, e fu invece il frutto del processo che vi ho spiegato prima. Fatemi sapere nei commenti che cosa pensate di queste pettinature, e se il video vi è piaciuto e ne volete altri di questo tipo, lasciate un like e condividetelo con chi volete. Ciao!